Finalmente ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, ha confermato che tutti noi dronisti, prima di volare e per capire se la zona di volo è libera da qualsiasi tipo di limite o divieto, dobbiamo consultare unicamente le mappe ufficiali del portale D-Flight, senza preoccuparci di null'altro. Fantastico, vero? Finalmente possiamo volare in totale serenità, senza la preoccupazione di violare qualche legge locale, in quanto tutto dovrà essere sempre riportato sulle mappe ufficiali di Flight. Questo lo apprendiamo grazie al video di Danilo di Quattriquattro News, che potete recuperare tramite il link che vi lascio qui sotto in descrizione video. Molto tecnico, molto ben fatto, ma c'è un problema, ragazzi. Ad oggi sul portale di Flight continua a persistere questo bellissimo disclaimer, avviso arancione. Cosa dice? Beh, ve lo riporto qui al mio fianco. Sostanzialmente in questo disclaimer D-Flight si esenta da qualsiasi problema, errore o inaccuratezza delle sue mappe, che ricordo essere le mappe ufficiali italiane indicate proprio da ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile. Quindi se le mappe ufficiali di Flight sono sbagliate e non accurate, il problema non è di D-Flight, ma è nostro, che in qualche modo non ci aggiorniamo in altre maniere, ma D-Flight è l'unico valido portale da consultare prima di volare. Questo ovviamente è un disclaimer che lascia il tempo che trova, perché quelle sono le mappe ufficiali e noi dobbiamo attenerci a loro prima di volare. E se queste mappe non sono aggiornate e se ci sono errori, il problema è di D-Flight, che non le aggiorna. Amici, questa è la classica italiana, perché c'è un ente che viene designato di creare queste mappe, tenerle aggiornate. Ricordiamo che D-Flight, ora ve lo vado a leggere con gli occhiali in modo da non sbagliare, D-Flight è una società SPA, società per azioni, del gruppo ENAV, un'altra società per azioni che fa riferimento ad ENAC. Sostanzialmente ENAV fornisce strumenti per la navigazione ad ENAC e D-Flight è un ulteriore strumento per la navigazione che fornisce strumenti ad ENAV, che fornisce strumenti ad ENAC. Insomma, ragazzi, è un casino. Io non capirò mai perché in Italia ci sono aziende per ogni cosa, quando magari la stessa ENAC avrebbe potuto fare tutto senza delegare il lavoro ad altre persone. Se non sbaglio ENAV ha già oltre 4.000 dipendenti, non so quanti ne abbia D-Flight, comunque capite bene che non sono due ragazzini sprovveduti. D-Flight SPA è una società del gruppo ENAV, anzi ve lo riporto anche qui, la società italiana responsabile, ragazzi, responsabile, quindi il disclaimer di prima che non ha nulla di responsabile, anzi è davvero una parata di responsabile della gestione e controllo del traffico aereo civile in Italia. D-Flight prosegue lo sviluppo e l'erogazione dei servizi per la gestione del traffico aereo a bassa quota, di aeromobile, pilotaggio remoto, APR e tutte le altre tipologie di aeromobili che rientrano nella categoria UEV e qualsiasi attività ad essi connesse. Grazie alla collaborazione con ENAC, l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile italiana, ha sviluppato il portale D-Flight per la gestione dei droni e del loro impiego. Quindi, cara D-Flight, voi avete un unico scopo: regolare, controllare, aggiornare le mappe di volo, fornirci un servizio che è quello del QR code che noi paghiamo, e per favore mantenetelo aggiornato e non date a noi la responsabilità di vostri errori, perché siete una società e dovete fare questo lavoro, è il vostro compito. Se non lo sapete fare, delegatelo ad altri, perché trovo assurdo che una qualsiasi altra azienda in Italia possa pubblicare un disclaimer come quello che vi ho mostrato poco fa, quello arancione che leggo sempre quando sono triste, che si esula da qualsiasi tipo di responsabilità. È totalmente assurdo. Tra l'altro, ragazzi, vi faccio partecipi anche di un altro aspetto molto divertente, per non dire grottesco, in quanto, sempre grazie a Quattriquattro News, vi lascio il link qui sotto in descrizione video, possiamo consultare le mappe di volo di qualsiasi paese europeo in cui noi ci rechiamo, specialmente ora durante le vacanze, in quanto ogni
paese europeo ha il suo corrispettivo di D-Flight. Ok, io ho provato ad aprire una decina di portali dedicati proprio alle mappe di volo di quei paesi e in nessuna di questi paesi, di questi portali, è richiesta la registrazione per consultare le mappe di volo. Invece su D-Flight SPA, indovinate un po', è obbligatorio registrarsi per consultare le mappe di volo italiane. Per quale motivo? Questo rende complesso, difficile consultare le mappe per un turista che viene in Italia, si connette al sito di Flight e deve dare i propri dati, deve perdere tempo, deve registrarsi per poter consultare delle mappe che dovrebbero essere disponibili per tutti facilmente e senza tutti questi intoppi. Ora, perché qui in Italia noi siamo sempre così speciali, ci facciamo sempre riconoscere? Non lo so, forse c'è qualche altro paese che richiede la registrazione, ma io non l'ho trovato tra quelli su cui ho cliccato, quindi se qualche dipendente tra gli oltre 4.000 tra ENAV e D-Flight vorrà rispondermi nei commenti di questo video, io sarò felice di leggere la sua risposta e magari capire cosa sbaglio nel mio ragionamento. Bene amici, detto questo, io lascio la parola a voi, vi aspetto qui sotto nei commenti, dite la vostra, ditemi cosa ne pensate della gestione di D-Flight ed ENAV qui in Italia, trovate che sia adatta, trovate che sia inefficiente? Beh, parliamone insieme. Dite la vostra senza peli sulla lingua perché è giusto che ognuno esprima la sua idea. Ci vediamo qui sotto ragazzi, in descrizione video vi lascio oltre ai link di Quadricottero News per consultare mappe di volo europee e del video di Danilo di cui vi parlavo in apertura. Vi lascio anche i link per alcuni droni e accessori che vi consiglio, il mio canale Telegram dell'offerta TechBest Sales, il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e la mia pagina Instagram. Vi aspetto numerosi ragazzi e detto questo io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo!